Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Alexandru Prekup, spero di averlo pronunciato bene, cantante rumeno che canta Chop Suey dei System of a Down. Allora, adoro questa band, non conosco assolutamente questo artista, che è la prima volta che andrò ad ascoltare, me l'avete consigliato voi nei commenti, quindi vi ringrazio e sono molto curioso di andare a sentire cosa andrà a fare. Qui si esibisce a Superstar Romania, un talent show rumeno. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Io dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Lasciatemi nei commenti quale potrebbe essere il prossimo video su di lui. Andiamo subito insieme. Yeah. Yeah. Oh. No vabbè, allora no, è bravissimo, veramente bravissimo. Questa canzone è difficilissima da cantare, soprattutto difficilissima da cantare così dal vivo, da solo, perché si fa addirittura le seconde voci da solo, ok? Quindi all'inizio, a parte il fatto che la difficoltà sta in tanti fattori in questo brano, il fatto che la strofa sia molto molto veloce, quindi devi dire tantissime parole in pochissimo tempo, e qui l'ha fatto molto bene. E il fatto che si fa appunto le botte e risposte da solo quando fa questi fraseggi diciamo sussurrati. No, scusate, qua. Wow. Bellissimo, quando c'è questa parte invece più melodica emerge anche il suo timbro, veramente ha un timbro molto caldo, molto bello, canta proprio bene, è uno che sa cantare assolutamente, quindi non è il classico metallaro che diciamo urla e basta, anche se in realtà sono pochi i metallari così, è più uno stereotipo dei metallari, come anch'io sono assolutamente rockettaro e anzi metallaro, e quindi quando soprattutto le persone che non ascoltano questo genere sentono delle parti un po' sporche, che sembrano gridate, dicono questo sta urlando, e sembra sminuire un po' questa cosa, no? Quello che sta facendo. In realtà sappiamo che anche per fare quegli urli, tra virgolette, quelli che fa dopo, ci vuole molta precisione, molta padronanza del proprio strumento, anche perché per farli bene non bisogna urlare davvero, bisogna fare credere che stiamo urlando, ma stiamo creando tutta una serie di diciamo elementi tecnici predisposti per non farsi male, d'accordo? E il fatto che qui stia cantando invece in voce pulita, con molta precisione, con molta musicalità, anche un vibrato molto musicale, un timbro molto caldo, mi fa capire che lui è molto consapevole di quello che sta facendo. Ascoltiamo dopo. Per certi versi anche abbastanza simile alla voce di Serj Tankian, il cantante originale di System of a Down, però comunque personale nel suo modo di reinterpretare questo brano, in modo molto rispettoso ma anche molto originale. Per esempio questa nota che ha fatto adesso sembra urlata, in realtà denota una capacità di sporcare la voce su note anche abbastanza acute, e senza appunto farsi male, altrimenti sarebbe appunto morto lì sul palco e
avrebbe potuto continuare la sua esibizione, d'accordo? Invece l'ha fatto in maniera molto consapevole, molto controllata. Questa è una distorsione glottica, quindi vai a creare una compressione sulle corde vocali grazie a una compressione delle false corde per sporcare la voce, quindi distorcere il suono prodotto dalle corde vocali stesse, d'accordo? Quindi c'è la nota e anche la vibrazione, diciamo la sporcatura, sempre prodotta dalle corde vocali. Veramente molto bravo, è una tecnica che si usa moltissimo nel rock e soprattutto nel metal, bisogna saperla però padroneggiare, perché se non lo sai fare bene rischi veramente di farti del male. Questo urlo tra virgolette, questo scream che ha fatto qui è veramente pazzesco, molto molto simile alla canzone originale. Vorrei riascoltarlo perché era veramente bello. Poi una carica pazzesca, sta saltando sul palco. Ci vuole questo tipo di carica quando canti un brano di questo tipo su questi generi, perché devi coinvolgere con l'energia pura il pubblico e l'ascoltatore. Comunque riascoltiamo quella nota bellissima. Va. Wow, no, veramente bellissima, super precisa, anche c'è anche la nota sotto, però appunto grazie a questa ipercompressione che diventa ancora più marcata delle false corde sulle corde vocali, praticamente il rumore prodotto dalle corde vocali è talmente alto che la distorsione copre la nota, ok? Si sente che c'è sotto, però passa in secondo piano. È un po' questo tipo di scream che viene fatto spesso magari anche da cantanti come Chester Bennington dei Linkin Park, insomma, e non solo lui. Lo sentiamo spesso nel metal, questo è proprio uno scream. Qualcuno lo chiama false chord scream, fry scream, ci sono tanti nomi per denotare questa cosa. In realtà non sono le false corde che stanno vibrando, se non in minima parte, forse un po' sì, però sono soprattutto le corde vocali vere che stanno entrando in vibrazione. Lì probabilmente c'è anche un po' di altro che vibra, però è difficile anche dirlo perché semplicemente dall'ascolto così non sappiamo esattamente cosa sta succedendo nella sua gola. Bisognerebbe fargli una laringoscopia, andare a vedere con una telecamera cosa sta succedendo. Io sono un po' un nerd di queste cose, sono molto curioso a volte di capire meccanicamente cosa un cantante sta facendo. Non è il mio campo sicuramente quello dello scream, però insomma ho qualche nozione a riguardo. Comunque andiamo avanti e ascoltiamo cosa verrà dopo. Bellissimo, bellissimo, mi fermo perché so che dopo arriverà la parte ancora più carica. Allora, intanto vorrei notare la bellezza di sentire un brano così a un talent show. È una cosa che qui in Italia non succede mai, è successo veramente raramente, e quando è successo è stato un fenomeno un po' di nicchia che è passato un po' in secondo piano. A me sembra che qui sia dato più valore a questo genere che normalmente passa un po' in secondo piano, per cui tanta roba, anche i giudici mi sembrano anche come look più rockettari, più metallari, e questa è un'ottima cosa. Mi piacerebbe ascoltare altre esibizioni sue e anche altre esibizioni di questo talent show che si chiama Superstar. Non lo conosco, ovviamente magari fatemi sapere nei commenti se avete informazioni in più. Tra l'altro questa è la semifinale, per cui il fatto che un cantante metal arrivi in una semifinale di un talent show nazionale è veramente interessante e notevole. Lui è sicuramente bravissimo e se lo merita, però è anche interessante il fatto che questo genere sia valorizzato. Ultima cosa che volevo dire, poi andiamo avanti, è il fatto che sta cantando veramente divinamente
sembra quasi ancora meglio di come i System of a Down farebbero questo brano dal vivo. I System of a Down io li adoro veramente alla follia, sono stati una parte veramente fondamentale della mia crescita musicale personale. Però diciamo che li preferisco in studio sono perfetti, mi piacciono tantissimo, dal vivo un pochino meno. Lui invece sta cantando dal vivo e lo sta facendo in modo pazzesco. Yeah. Ok, bravissimo. Allora, bravissimo, veramente bravo. Questa parte finale emotivamente è molto forte, ok? Bisogna interpretarla e lui l'ha fatto molto bene, ci ha messo tutta l'anima fino all'ultima nota, si vede e si sente, veramente bravissimo, e di nuovo ha fatto queste sporcature molto molto marcate. Vorrei riascoltare un attimo perché anche in questo caso si è fatto il botta e risposta, per cui faceva sia la parte di Serj Tankian sia la parte di Daron Malakian, che è il chitarrista dei System of a Down, che fa anche le seconde voci e delle volte fa anche le voci principali. Quindi in questo caso quando dice father e si risponde allo stesso tempo l'ha fatto tutto da solo, quindi sia la nota sporca prima sia lo scream più acuto. Qui no, scusate, un po' prima. Ecco, forse qui è l'unica parte in cui inizia a essere leggermente un po' calante, ma glielo si può perdonare perché comunque la carica del brano lo porta a spingere un po' di più, quindi va un po' a diventare leggermente calante. Anche dopo un po', però vorrei riascoltare. Ok, qua secondo me ha perso leggermente il controllo della situazione, nel senso che si è fatto trasportare troppo dall'emozione, dalla carica, no, che voleva mettere in quest'ultima parte finale, e questo è assolutamente legittimo, ci sta, però delle volte quando la carica ti sovrasta rischi di perdere un po' il controllo. E quello che dicevo prima degli scream, delle sporcature fatte diciamo in maniera leggera, ok, in maniera comoda e controllata senza sforzarsi, qui secondo me gli è un po' sfuggita di mano. Infatti la vibrazione, anche la sporcatura, è leggermente più instabile e la nota inizia a diventare un po' più calante, quindi significa che sta spingendo un po' troppo. Questi suoni che sembrano urlati in realtà bisognerebbe farli a massa leggera. Questa è la cosa strana, d'accordo? È controintuitivo, ok? Però è così, se ti vuoi salvaguardare devi far credere che stai urlando, ma non devi urlare davvero. Lui qui si è fatto un po' prendere la mano, ma vabbè, lo si può perdonare, comunque ha fatto un'esibizione veramente stupenda. Ok. Qui ovviamente ha saltato, tra virgolette, anche la nota acuta che fa Serj Tankian nella canzone originale, però anche questo lo si può perdonare perché comunque ha fatto da solo le seconde voci, i cori, le parti pulite, le parti in scream, quindi va bene, ci sta. Dal vivo uno non può fare veramente tutto, quindi quella nota acuta l'ha saltata.
però va bene lo stesso, e su questo finale, come nella canzone originale, va su questo soffiato pulito, quindi torna con voce pulita a sfumare, diciamo, l'ultima nota qui. È una cosa che fa molto spesso Serj Tankian, di aggiungere aria al suono quando fa queste note basse, diciamo più soft, per rendere il suono anche molto più caldo, più avvolgente. Veramente molto bravo, molto bravo. Yeah. Bravissimo. Tutti in piedi. Bellissimo, molto bello. Purtroppo non ho i sottotitoli, non ci sono i sottotitoli in questo video, quindi non vado avanti perché non capirei quello che dicono i giudici, ma mi sembrano tutti molto, molto contenti e soddisfatti della sua esibizione. Fatemi sapere nei commenti anche come è andato il suo percorso, come ha proseguito il suo percorso su questo talent show. Sono molto incuriosito da questo cantante, sicuramente farò altre reaction su di lui. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!